Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò come realizzare interamente a mano uno tra gli incastri più validi dal punto di vista sia strutturale che estetico, ovvero l'incastro a coda di rondine, ed in particolare parleremo della sua variante più semplice, cioè quella angolare aperta. Questo tipo di incastro in origine veniva generalmente nascosto in un'ulteriore giunzione a 45 gradi, ma con l'evoluzione, della tecnologia e dei macchinari, gli artigiani sono stati spinti a muoversi nella direzione opposta, cioè a mettere in risalto anche quelle che sono appunto le caratteristiche estetiche della giunzione, e ad oggi diciamo che questo tipo di incastro si è affermato come un sinonimo di alta qualità e fattura. È un incastro che ovviamente, come ho già detto, può essere realizzato tramite l'ausilio di dime, ad esempio la fresatrice. È importante sottolineare che il risultato ottenuto si equivale con una giunzione realizzata interamente a mano. Quello che un po' si perde è il valore appunto estetico, in quanto tramite l'ausilio di una dima e una fresatrice otterremo degli incastri perfettamente omogenei e identici, mentre realizzandolo a mano potremo intravedere quelle che sono le competenze artigianali appunto della persona che lo fa. Ma andiamo al sodo e vediamo quali sono gli attrezzi che adesso utilizzeremo per poter realizzare questo incastro. Abbiamo bisogno di una sega per code di rondine, un martello di legno, un set di scalpelli ben affilati, un set di truschini, una guida per code di rondine, una squadra di precisione, un seghetto a copiare, un martelletto metallico, uno scalpello o un coltello da marcatura, un righello e infine una matita. Bene, passiamo adesso al primo passaggio, ovvero la corretta marcatura dei componenti. In questa fase dobbiamo essere molto precisi se vogliamo poi ottenere una giunzione perfetta. Quindi riprendiamo lo spessore della tavola di faggio e blocchiamo. Facciamo la stessa cosa con la tavola di noce, da cui ci ricaveremo le code, anche in questo caso, e blocchiamo. Adesso, se utilizzassimo gli spessori per come sono stati presi, ovvero perfettamente corrispondenti alle nostre tavole, otterremo teoricamente un incastro perfetto. In realtà quello che vogliamo fare è ridurre questa misura microscopicamente, in modo tale che successivamente, quando otterremo la giunzione, avremo o le nostre code o i nostri pin leggermente sporgenti, e questo ci permetterà poi successivamente di ripulire le superfici tramite piallatura o carteggiatura. Marco adesso la tavola delle code utilizzando lo spessore della tavola dei pin. Posso marcare sia entrambe le facce che i lati. Con il secondo truschino possiamo invece riportarci lo spessore della tavola delle code. In questo caso andremo a marcare esclusivamente le due facce. Tenete bene a mente di non marcare i lati della tavola dei pin, poiché lascereste dei segni che poi al lavoro concluso sarebbero visibili. Quali sono gli aspetti che dobbiamo tenere a mente nel dimensionamento delle nostre code di rondine? Innanzitutto il numero di code che vogliamo inserire, e questo sarà generalmente proporzionale alla larghezza dei componenti che utilizziamo, e poi le angolazioni che vogliamo dare alle nostre code. Generalmente si parla di rapporti che variano da 1 a 5 fino a un massimo di 1 a 8, e si utilizzano dei rapporti inferiori laddove l'elemento che stiamo ricercando è appunto la resistenza dell'incastro, per lo più quindi quando realizziamo ad esempio delle carcasse di mobiletti,
mentre per lavori più rifiniti, come ad esempio i laterali di un cassetto, è possibile anche utilizzare dei rapporti superiori, ad esempio 1,7 e 1,8. L'importante è non oltrepassare questi due limiti, ovvero inferiore a 1,5 o superiore a 1,8, in modo tale da non compromettere l'essenza stessa dell'incastro. Un altro aspetto da tenere in considerazione è il set di scalpelli che abbiamo a disposizione. Nel dimensionamento degli alloggi e quindi anche dei pin dobbiamo tenere in considerazione lo scalpello più piccolo che possediamo, poiché se gli alloggi fossero inferiori, appunto in questo caso a 6 mm, poi mi sarebbe impossibile utilizzare gli scalpelli che ho per poter andare a ripulire il materiale correttamente. Per cui in questo caso specifico ho adottato una spaziatura per quanto riguarda gli alloggi e i pin di 8 mm. Quando avete a che fare con dei legni scuri, come ad esempio il noce americano, potete aiutarvi con del nastro in modo tale da rendere più visibili quelli che sono poi i punti di marcatura. Andiamo adesso a individuare e marcare le nostre code. Esistono varie metodologie, il metodo dei divisori tra i più famosi e il metodo del righello, che è quello che vi mostrerò e che uso personalmente. Come si utilizza? Abbiamo detto che i nostri pin sono di 8 mm, per cui iniziamo a marcarci i mezzi pin partendo da sinistra, dagli esterni verso il centro, a sinistra e a destra, per cui marchiamo a sinistra 4 mm, cioè il nostro mezzo pin, e da destra verso il centro altri 4 mm. Una volta identificati questi due punti, ci tiriamo delle linee perpendicolari con la nostra squadra. Quindi, una volta definite queste due linee, dovremo decidere quante code vogliamo. Di base, se in questo caso decideremo di identificare 4 code, per cui dobbiamo suddividere lo spazio incluso tra queste due linee per un numero divisibile per 4, in modo tale da identificare 3 pin pieni. In poche parole, prendiamo il nostro righello, lo mettiamo in corrispondenza del punto che definisce la fine del primo mezzo pin e spostiamo il righello fino a intercettare la seconda linea per un numero divisibile per 4. Quindi in questo caso angoliamo il righello finché non intercetta la seconda linea sul 120. A questo punto possiamo prendere i divisori, ovvero 30, 60 e 90. Questi 3 punti, che forse al momento non sono ben visibili, ce li riportiamo in prossimità della linea che abbiamo tracciato con il truschino. Questi rappresentano i punti medi dei nostri pin. Ok. Una volta identificati quindi questi 3 punti, possiamo quindi dimensionarli e prendiamo 4 mm a sinistra e a destra di ogni punto medio, identificando quindi 3 pin pieni da 8 mm. In questo modo abbiamo anche identificato quindi 8 mm, 8 mm e 8 mm. Questi sono i nostri 3 pin pieni, da cui ricaveremo le 4 code. Ora, tramite l'ausilio di una guida per code di rondine, ne esistono di vario tipo, a seconda dell'angolazione che vogliamo dare, e ogni angolazione viene anche utilizzata in funzione della densità del materiale che andremo a tagliare. In questo caso utilizziamo una guida universale con angolazione 1,8 e ci riportiamo i nostri punti
utilizzando appunto questa angolazione 1,8, quindi lo riportiamo in alto e marchiamo anche in testa, definendoci così i nostri pin e le nostre code. Per quanto riguarda i mezzi pin, anziché utilizzare come riferimento i punti in basso sulla linea tracciata dal troschino, utilizziamo invece il punto in alto, però è arbitrario, diciamo. Facciamo la stessa cosa con l'altra angolazione. In questa fase non dobbiamo essere super precisi, diciamo, nella marcatura, possiamo utilizzare una semplice matita per ricavarci appunto le code. Poi successivamente, quando ricaveremo i pin, dovremo utilizzare uno scalpello o un coltello giapponese, in quanto i pin saranno l'esatta replica, diciamo, degli alloggi che andremo a tagliare adesso. Quindi una volta riportate le nostre angolazioni, le riportiamo anche dall'altro lato. Ok, come possiamo vedere, in questo caso abbiamo identificato i nostri pin e le nostre 4 code. Adesso passiamo alla fase del taglio, da cui appunto elimineremo i pin e quindi creeremo questi alloggi e poi successivamente marcheremo la tavola di faggio per ricavarci invece appunto i pin. Andiamo adesso a ottenere le code. Esistono nel mercato, diciamo sul mercato, delle guide magnetiche che ci permettono di realizzare questi tagli con estrema facilità, però vi assicuro che con un minimo di esercizio potrete realizzare dei tagli precisi e la soddisfazione sarà nettamente superiore. Quindi uno degli accorgimenti che vi faciliterà il lavoro sarà quello di effettuare appunto tagli dritti piuttosto che angolati. E per ovviare a questo, con l'ausilio appunto di una squadra, possiamo bloccare la nostra tavola nella mossa, inclinarla in modo tale che sia perfettamente perpendicolare con la squadra, quindi diciamo parallela con la squadra, blocchiamo nella mossa e controlliamo che questa linea sia perfettamente diciamo in parallela per ogni pin. Facciamo la stessa cosa con l'altro set di angolazioni.
Possiamo dunque completare il taglio cercando di avvicinarci alla linea di marcatura, ovviamente senza oltrepassarla. Quindi una volta eseguiti i tagli dobbiamo rimuovere in questo caso i pin e quindi creare gli alloggi, per cui utilizziamo un seghetto a copiare e con attenzione, tenendoci leggermente lontano dalla linea segnata col truschino, eliminiamo la parte in eccesso. State attenti a non eliminare la parte sbagliata. Ora, per eliminare i mezzi pin, generalmente quello che si fa per facilitare il taglio in entrata è quello di creare un'incisione in modo tale da facilitare appunto l'entrata con la sega per code di rondine. Possiamo adesso eseguire il taglio tenendoci leggermente lontano dalla linea. È arrivato adesso il momento di pulire gli alloggi. Di base quello che faremo sarà asportare il materiale progressivamente. Non possiamo infatti andare direttamente sulla linea e effettuare l'incisione. Data anche la natura dello scalpello stesso, se andassi direttamente sulla linea, lo scalpello verrà rigettato verso indietro, oltrepassando la nostra linea. Quindi è importante che il materiale venga eliminato progressivamente e poi effettuare un taglio netto solo nel momento in cui abbiamo appunto un materiale minimo. Inoltre, nel momento in cui arriveremo in prossimità della linea, è quello il momento in cui dobbiamo effettuare una battuta perfettamente perpendicolare. E una volta effettuata la battuta perfettamente perpendicolare possiamo anche, in inglese si dice undercut, ovvero inclinare leggermente lo scalpello in modo tale da aumentare l'inclinazione creando una sorta di avvallamento nell'alloggio. Questo ci faciliterà successivamente per evitare di perdere troppo tempo per raggiungere un incastro perfetto. Procederò eliminando il materiale da questa faccia verso la metà dello spessore e una volta eliminato questa prima parte girerò la tavola e toglierò il materiale dall'altra parte. In questo modo eviterò scheggiature o inutili fratture e il lavoro verrà netto e preciso. Cominciamo adesso eliminando progressivamente il materiale, fermandoci ovviamente a metà dello spessore. Ok, adesso possiamo andare direttamente sulla linea, effettuiamo il nostro colpo e incliniamo leggermente lo scalpello. Stessa cosa per gli altri alloggi. Andiamo sulla linea.
Quando effettuate la pulitura degli alloggi, state attenti a non posizionare mai la mano in questo modo. È un errore che molti fanno, perché lo scalpello potrebbe scapparvi, potreste farvi male, quindi ricordatevi di mantenere sempre questa posizione, mai porre la mano dietro. E lavorare, diciamo, in entrata verso metà e poi girare la tavola e completare il lavoro, perché potreste creare scheggiature da questa parte. Per quanto riguarda gli alloggi ai lati della tavola, tenete bene a mente di effettuare battute esclusivamente perpendicolari, senza creare alcun avvallamento, poiché queste saranno successivamente visibili. Ci siamo. Con la squadra dobbiamo accertarci che il profilo delle code sia perfettamente uguale su entrambi i lati. Può capitare infatti che ci sia qualche piccola imperfezione nel taglio, per cui dovremo agire con lo scalpello correggendo la differenza. Altrimenti la marcatura nella tavola dei pin non avverrà correttamente. E controllando ad ogni modifica. Per rendere ancora più chiaro il concetto, se usando un foglio trasparente tracciamo il profilo delle code inferiori, queste dovranno combaciare perfettamente con il profilo delle code superiori. Quindi una volta ottenuta la tavola delle nostre code possiamo tracciarci adesso il profilo delle code sulla tavola dei pin.
Per fare questo facciamo intanto attenzione appunto ai lati che abbiamo marcato come quelli che verranno esposti verso l'esterno, per cui l'incastro avverrà in questa direzione. Fissiamo la tavola dei pin nella morsa e tramite l'aiuto di uno spessore, in questo caso io utilizzo sempre la pialla, porto la tavoletta perfettamente a livello e blocco la morsa. In questo modo poi posso appoggiare la mia tavola delle code e fare in modo che coincida perfettamente con quella dei pin. Come possiamo vedere, siccome abbiamo ridotto la misura dello spessore di questa tavola su quella delle code, quando combaceranno perfettamente, possiamo apprezzare un piccolo eccesso di materiale e questo verrà eliminato successivamente quando andremo a ripulire la giunzione. In più possiamo anche aiutarci di un ulteriore peso per fare in modo che questa disposizione non cambi in fase di marcatura. E possiamo anche utilizzare degli scarti per accertarci che siano perfettamente perpendicolari. Quindi una volta ottenuto questo setup passiamo a marcare il profilo tramite l'uso di uno scalpello. Dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo fare attenzione che questo pezzo non si muova perché poi sarà molto difficile riporlo esattamente nella stessa posizione. Per cui passiamo alla marcatura. Cercate di essere il più precisi possibile in questa fase. Del nostro profilo possiamo evidenziarlo con una matita e ci riportiamo le nostre linee perpendicolarmente fino alla linea dello spessore della tavola di noce tramite l'uso di una squadra e uno scalpello. Queste devono essere tutte linee effettuate con uno scalpello perché il taglio, come vi spiegherò successivamente, deve essere fatto esattamente sulla linea, non abbiamo molta arbitrarietà, deve essere un taglio molto preciso, per cui ci riportiamo tutte le linee. Una volta tracciato il profilo e riportate perpendicolarmente le linee, ho tracciato con una matita le parti che dovrò andare ad eliminare e adesso possiamo passare a effettuare i tagli. Per cui mettiamo la nostra tavola nella morsa e sempre con l'ausilio della squadra ci accertiamo che sia perpendicolare con la morsa, in modo che possiamo effettuare dei tagli dritti. In questo caso si tratta di tagli sempre perfettamente dritti, ma con una direzione diversa. Quindi sempre utilizzando il mio dito come guida, faccio in modo che appunto in questo caso il dente di sinistra combaci con la linea ed effettuo il taglio. Perché la lama è caratterizzata da un'alternanza di denti destro-sinistro, per cui dovremo porre la lama sulla porzione di scarto e poi con il dente destro o sinistro andare a sfioro sulla linea.
Quando utilizziamo il seghetto a copiare per eliminare lo scarto, dobbiamo fare attenzione alla direzione del taglio, in modo da non danneggiare i nostri pin. Lo stesso ragionamento è valido quando ripuliamo lo scarto con lo scalpello. Dobbiamo tenere a mente infatti che le pareti dei pin sono inclinate e le dimensioni dello scarto cambiano a seconda della faccia su cui stiamo lavorando. Possiamo dunque dare battute perfettamente perpendicolari quando ripuliamo il lato dove lo scarto e dunque anche l'alloggio è più piccolo, e dovremo invece seguire le inclinazioni dei nostri tagli nel caso contrario, in modo da non intaccare i nostri pin. Ripuliamo gli alloggi esattamente come abbiamo fatto precedentemente nella tavola delle code. Può capitare che il taglio non sia perfettamente sulla linea e che quindi ci sia ancora del materiale da rimuovere. L'importante è che comunque il taglio sia avvenuto sulla parte dello scarto e che non abbia intaccato i pin, in modo che non ci siano dei gap quando la giunzione verrà conclusa. Nel caso appunto in cui invece abbiamo ancora del materiale da dover rimuovere con lo scalpello, dobbiamo effettuare questa operazione con grande cura. L'importante è tenere sempre come riferimento fedele le linee tracciate precedentemente con il coltello. Ripuliti gli alloggi nella tavola dei pin, è arrivato il momento adesso di testare la nostra giunzione. Per fare questo abbiamo bisogno di un martello metallico detto pin hammer, che ci permetterà di testare il suono della giunzione. Un suono acuto sarà sinonimo di un buon fit, mentre un suono sordo ci darà invece un'indicazione che c'è ancora del lavoro da fare e quindi dobbiamo eliminare del materiale nelle pareti dei pin in modo tale da poter ottenere una buona giunzione. Per cui andiamo a provare. Questo è un classico suono acuto e vediamo anche che la tavola delle code inizia a inserirsi in quella dei pin. Anche questo è un suono acuto. Mentre per quanto riguarda le due code centrali il suono è sordo, per cui ancora ci sarà leggermente del materiale da eliminare per poter raggiungere una giunzione perfetta. È importante non forzare in questo momento l'incastro, perché forzando potremmo in pochissimo tempo rovinare tutto il lavoro che è stato fatto finora, creando ad esempio delle fratture nella tavola. Quindi andiamo a rimuovere un altro po' di materiale. Quando procediamo con l'eliminazione del materiale in questa fase dobbiamo stare bene attenti. In particolare abbiamo osservato in questo momento che l'incastro sembra non avere alcun tipo di gap visto dall'alto, per cui personalmente io vado a ridurre gli stress lavorando con uno scalpello più piccolo, cercando di non toccare quelli che sono gli estremi, diciamo i bordi visibili, e cerco di ridurre gli stress lavorando nelle zone che non si vedranno. Un altro accorgimento può essere quello di forzare leggermente la tavola nella zona dove abbiamo un suono sordo, senza esagerare ovviamente, e poi osservare nella tavola dei nostri pin le zone lucide. Questo significa che vi è un attrito più forte, per cui le zone lucide sono le zone di contatto, e andare a ridurre il materiale proprio in queste aree, sempre stando attenti a quelli che sono i limiti visibili.
Quindi andiamo a lavorare sulle pareti dei pin centrali. Senza esagerare, un passo alla volta. E ritestiamo l'incastro. Il suono è ancora sordo, ma leggermente meno rispetto al tentativo precedente. Spingiamo l'incastro progressivamente battendo su ogni coda. Anche piccolissime particelle come questa possono essere causa di, diciamo, un incastro non perfetto, quindi è importante andare a lavorare anche su queste. Proviamo a spingere l'incastro, sembra che stia andando. Cerchiamo sempre di spingerlo in modo equiparato. Possiamo anche servirci della morsa per, diciamo, la spinta conclusiva. Andiamo ad osservare se c'è qualche impedimento, come ad esempio in questa zona qui. Cerchiamo sempre di lavorare dalla parte giusta. Siamo quasi giunti alla conclusione. Possiamo adesso utilizzare la pialla per portare le nostre code a filo con i pin e dunque osservare il risultato finale. Tenete a mente che l'incollaggio e la successiva piallatura migliorano notevolmente il risultato visivo. Facciamo un ultimo check con la squadra e questo è il risultato finale del nostro incastro. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che i miei consigli possano esservi utili nella realizzazione delle vostre code di rondine. Basta capire, diciamo, che alla base vi è solo molta pratica ed esercizio per poter ottenere dei buoni risultati. Vi prego di lasciare commenti e domande e soprattutto fatemi sapere se la mia spiegazione è stata chiara. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale per supportarmi e per seguire tutti i miei prossimi aggiornamenti. Grazie mille per l'attenzione e arrivederci.